Tra qualche istante andrà in onda il TG News, la controinformazione dei sopravvissuti italiani e della rete L'abuso. Vi ricordiamo che il programma è sottotitolato in 5 lingue che potete selezionare dalla sezione sottotitoli. Buona visione. In a few moments the TG News will be broadcast. Counter-information from Italian survivors and the Abuse Network. We remind you that the program is subtitled in 5 languages which you can select from the subtitles section. Have a nice viewing. En unos momentos se transmitirá TG News. Contrainformación de supervivientes italianos y de la red Abuse. Te recordamos que el programa está subtitulado en 5 idiomas que podrás seleccionar en la sección de subtítulos. Buena visión. Dans quelques instants le TG News sera diffusé. Contre-information des survivants italiens et du réseau Abuse. Nous vous rappelons que le programme est sous-titré en 5 langues que vous pouvez sélectionner dans la section sous-titres. Bonne vue. In wenigen Augenblicken werden die TG News ausgestrahlt. Gegeninformationen von italienischen Überlebenden und dem Abuse-Netzwerk. Wir erinnern Sie daran, dass das Programm in 5 Sprachen untertitelt ist, die Sie im Abschnitt Untertitel auswählen können. Gute Sicht. Dalle parrocchie alle scuole, 3 inchieste sulla rete dei pedofili. Stuprati anche i bambini del centro antiviolenze. Una rete di pedofili che è nata ed è cresciuta attorno alle scuole dell'Interland romano, che partendo dalle parrocchie è riuscita a entrare nelle comunità giovanili, le case famiglia legate ai presidi religiosi sul territorio. Questa rete sinora ha goduto di protezioni, mostrandosi allo stesso tempo in grado di terrorizzare le sue vittime. Ne fanno parte individui che potrebbero aver compiuto abusi pesantissimi anche tra le pareti domestiche. Soggetti abili a colpire i più fragili, quei giovanissimi che hanno subito molestie e con le loro famiglie da oltre un anno spingono per conoscere la verità. Così con le loro denunce si sono guadagnati l'attenzione di 3 procure, prima Latina e Tivoli, ora Roma. Anche i PM di Piazzale Clodio vogliono fare luce sulla rete collegando i punti di un disegno per ora ancora oscuro. Il tarlo ha iniziato a scavare nella mente degli inquirenti con le inchieste a carico dell'ex dirigente di Azione Cattolica, Mirko Campoli, a Tivoli, e il diacono Alessandro Frateschi a Latina. Il primo è stato appena condannato a 9 anni di reclusione per abusi su 2 ragazzini, il secondo è stato chiesto il rinvio a giudizio. Alla procura di Piazzale Clodio il compito di tirare le fila. Al vaglio c'è un'enorme quantità di materiale pedopornografico finito sotto sequestro. Foto, video, chat inquietanti. Tutto il necessario per tentare di ricostruire la rete. Tra i protagonisti anche i preti e personaggi particolarmente in vista, addirittura politici. Indiscrezioni che hanno bisogno di conferme. Quanto già è emerso e quanto sta emergendo tra Tivoli e il capoluogo pontino è però già sufficiente. Basta a indirizzare le intenzioni della procura della capitale, a convincere i PM che questa storia merita di essere approfondita. Alcuni giorni fa Papa Francesco ha accettato la rinuncia del vescovo Andrzej Franciszek Dziuba, 73 anni, dal governo pastorale della diocesi di Łódź in Polonia. Si tratta di una rimozione per l'accusa di aver insabbiato casi di abusi sessuali su minori. Dalla nota sulla rimozione di Monsignor Dziuba, diffusa dalla Nunziatura Apostolica di Varsavia, si apprende: sono state riscontrate difficoltà nel governo pastorale, in particolare sue omissioni nel trattare casi di abusi sessuali su minori commessi da alcuni sacerdoti, come è emerso da un'indagine condotta dalla Santa Sede a norma del motu proprio Vos Estis Lux Mundi. La Nunziatura di Varsavia ha reso nota la decisione del pontefice, sottolineando che la rinuncia al governo pastorale della diocesi di Łódź, presentata da Monsignor Dziuba, era stata richiesta dalla Santa Sede. A carico di Monsignor Dziuba, alla Santa Sede sono state presentate delle denunce di negligenza nella gestione di abusi sessuali ai danni di 5 minori.
Un'indagine a livello diocesano è stata condotta dall'arcivescovo metropolita di Łódź, Monsignor Grzegorz Rys, e i documenti raccolti sono stati presentati alla Santa Sede nel 2020. Nel 2022 la Commissione statale sulla pedofilia polacca ha presentato una notifica alla Procura con l'accusa a carico di Monsignor Dziuba di aver commesso il reato di mancata notifica alle forze dell'ordine degli abusi sessuali a danno di un minore commessi nel 2016 da un sacerdote a lui subordinato. Il caso di Monsignor Dziuba è l'ennesimo in materia di omissioni e coperture nella gestione degli abusi su minori da parte del clero emersi in Polonia. Il 24 febbraio il Papa aveva infatti rimosso l'arcivescovo metropolita di Stettino Kamien, Monsignor Andrzej Jega, accusato insieme ai suoi predecessori di aver insabbiato abusi sessuali su minori nella sua diocesi. Il 16 febbraio 2021 era morto in una struttura sanitaria cattolica di Stettino Don Andrzej Dreamer, 58 anni, accusato di abusi sessuali su ragazzi a lui affidati, perpetrati per oltre 25 anni, per i quali non è mai stato condannato. Il canale privato TVN24 ne aveva ripercorso la vicenda nel programma Il processo più lungo della Chiesa, riportando diverse testimonianze. Proprio sulla gestione degli abusi sessuali su minori, qualche giorno fa Papa Francesco ha incontrato in udienza in Vaticano i membri della Pontificia Commissione per la tutela dei minori, e nel suo discorso ha ribadito che non deve più accadere che nella Chiesa cattolica le vittime di abusi sessuali non siano ascoltate. Invece, mentre Monsignor Dziuba e Monsignor Jega vengono rimossi per negligenza nella gestione di abusi sessuali ai danni di minori, Monsignor Gisana, vescovo di Piazza Armerina in Sicilia, che ha coperto il caso di Don Giuseppe Rugolo, come emerso dal processo al sacerdote condannato dal Tribunale di Enna a 4 anni e 6 mesi per violenza su minori, è ancora al suo posto. L'illecito commesso dai vescovi è il medesimo, quello di aver insabbiato e occultato i reati di abusi sessuali su minori da parte del clero a loro sottoposto, ma per chi amministra la giustizia nella Santa Sede, il metodo di intervento a tutela delle vittime e del sistema di equità è sempre quello dell'applicazione di 2 pesi e 2 misure. Un'auto esce fuori strada e si schianta. Nessun ferito grave, nessun morto, 0 altre auto coinvolte. Appare una notizia come centinaia di migliaia che, al massimo, hanno un breve cenno nella cronaca locale. Alla guida si scopre c'era un prete. La notizia potrebbe quindi avere un peso un po' maggiore per la comunità, ma sempre nell'ambito della cronaca locale si rimane. Emerge che il prete, che non ha danneggiato terzi e lui stesso non ha riportato ferite gravi, è positivo alla cocaina. Ci sarebbero da fare tante valutazioni su moralità, etica e non solo, ma non è questo il movente di quanto accade in poche ore. La notizia diventa virale e viene pubblicata con grande evidenza in brevissimo tempo da quasi tutte le testate della regione e persino da molte nazionali. È accaduto in provincia dell'Aquila, in Abruzzo, alcuni giorni fa. Nulla di tutto questo è accaduto poco più di un anno fa, eppure nella vicenda dell'epoca c'erano persone ferite e danneggiate, implicazioni pesanti, e interessava una delle peggiori piaghe dell'odierna società, la pedofilia. Nonostante se ne interessarono 3 testate di respiro nazionale, La Repubblica, Domani, WorldNews.it, nessun giornale locale scrisse anche solo una breve di una riga. Repubblica intervistò un ragazzo siciliano, vittima di abusi clericali per anni, che denunciò di essere stato costretto a videochat erotiche con un prete di Chieti. Federica Turo su Domani approfondì la vicenda e documentò implicazioni che arrivavano direttamente al Vaticano e abusi sistematici e durati anni, terrificanti. Nell'inchiesta emerge un risvolto ancora più inquietante. Il prete di Chieti è preside di una scuola, potrebbe quindi avere ancora contatti quotidianamente con centinaia, almeno, di minori. Ed è questa una delle domande poste su WorldNews.it, calate nel silenzio omertoso locale.
nulla di nulla, interesse zero, neanche mezza riga. La differenza tra quanto accaduto nei giorni scorsi e oltre un anno fa è così palese che si commenta da sé. Mi ha fatto male dover raccontare la mia vita che non mi piace. Lo ha detto il giovane di Francofonte nel corso dell'incidente probatorio che si è tenuto in un'aula del Tribunale di Siracusa. In quell'aula era presente anche l'ex cappellano militare Salvatore Cunzolo, il 67enne che il giovane di 23 anni ha denunciato per le violenze sessuali subite da quando aveva 9 anni fino al compimento della maggiore età. Un incidente probatorio che è durato più di 4 ore e durante il quale ci sono stati momenti drammatici, come ha detto a Meridion News l'avvocato Eleanna Parasiliti Molica che assiste la vittima. Lo stesso avvocato che è al fianco anche del giovane archeologo che ha denunciato le violenze sessuali subite a Enna quando era minorenne da Giuseppe Rugolo, il sacerdote che è stato condannato la scorsa settimana a 4 anni e 6 mesi per violenza sessuale aggravata. La storia era emersa nel 2021 quando il giovane aveva presentato una querela nei confronti di Cunzolo, il cappellano militare che oggi peraltro è difeso dallo stesso avvocato di Rugolo, Antonino Lizzo, che con i due preti condivide un lungo passato in abito talare. Rimasto orfano del padre e con la madre che si era trasferita a vivere fuori dalla Sicilia, dai 9 anni in poi il giovane cresce con la nonna anziana e malata che deve prendersi cura anche di un fratello disabile. Come molti bambini della sua età comincia a frequentare le attività della parrocchia del paese del Siracusano ed è lì che si sarebbe legato alla figura di Cunzolo. Secondo quando la stessa vittima ha raccontato nel corso dell'incidente probatorio, il prete lo avrebbe avvicinato per la prima volta un giorno mentre era di ritorno dal cimitero dove era andato a portare un fiore sulla tomba del padre. La prima volta che Don Salvatore ha abusato di me avevo 9 anni ed è successo a casa sua, ha detto il giovane, abusi che poi sarebbero andati avanti per quasi 10 anni. Mi faceva male sia fisicamente che moralmente, ha aggiunto. Capivo che però non avevo altra scelta. Venuto a conoscenza della vicenda dell'archeologo ennese, il giovane si decide ad andare a raccontare tutto alla squadra mobile, ma diversamente da quanto avviene ad Enna, ad accompagnare il 23enne a presentare la querela è Francesco Lomanto in persona, il vescovo della diocesi di Siracusa che contemporaneamente aveva già avviato il processo canonico e informato il dicastero della dottrina della fede di Roma. Anche con le indagini in corso, il prete, adesso in pensione, avrebbe continuato comunque per un periodo a celebrare la messa dall'altare maggiore della chiesa madre di Francofonte, pur senza alcun incarico ufficiale. Era stato poi il vescovo di Piana degli Albanesi a sospenderlo dallo stato clericale. Una riproduzione quasi in scala 1:1 del meccanismo di copertura che la Chiesa offre ai sacerdoti che sbagliano, un filo che risale da un prete a un vescovo fino al Papa, è il contenuto di La Confessione, un podcast in 7 puntate che si può seguire sulla piattaforma Spotify, prodotto da 3 giornalisti, Stefano Feltri, già direttore di Domani, Giorgio Meletti, anch'egli in passato a Domani, e Federica Turn, che sulla stessa testata ha raccontato diverse vicende legate al tema degli abusi nella Chiesa Cattolica. Un podcast che è stato presentato a Roma, alla sede della Federazione Nazionale della Stampa Italiana, l'11 marzo, a pochi giorni dalla sentenza del processo in primo grado contro il prete di Enna, Don Giuseppe Rugolo, condannato a 4 anni e 6 mesi di reclusione per tentata violenza sessuale e violenza su minori di 16 anni, con interdizione per 5 anni dai pubblici uffici e interdizione perpetua dall'insegnamento nella scuola, di ogni ordine e grado. Ma che ora, paradossalmente, è stato autorizzato dal Tribunale di Enna a rientrare in città, tra i suoi ragazzi e le vittime, da Ferrara dove ha scontato gli arresti domiciliari perché, dice il Tribunale, fatta salva la gravità dei fatti contestati, non si ravvisano allo Stato ragioni idonee a giustificare il prolungarsi della restrizione della libertà di movimento dell'imputato. A partecipare alla presentazione del podcast, oltre agli autori, Antonio Messina, sopravvissuto agli abusi di Don Rugolo, la sua avvocata Eleanna Parasiliti e la giornalista, corrispondente dell'ANSA da Enna, Pierelisa Rizzo, che ha seguito tutta la vicenda.
Presente moralmente anche la Rete L'Abuso, unica associazione che con il suo presidente Francesco Zanardi si era costituita parte civile nel processo, senza il cui lavoro, ha sottolineato Thurn, non avremmo mai conosciuto i casi di abuso, e alla quale è stato riconosciuto parte del risarcimento cui è stata condannata in solido la diocesi. La confessione cui fa riferimento il titolo del podcast è quella di Monsignor Rosario Gisana, vescovo di Piazza Armerina, sotto cui ricade Enna, coprotagonista della vicenda che nel corso di una conversazione telefonica con Rugolo, intercettata e messa agli atti, ammette di aver insabbiato la storia. Un elemento che consente di fare un corposo passo avanti nel lavoro giornalistico di denuncia del sistema, che oggi consente di rispondere alla domanda sul perché in Italia non scoppi uno scandalo sugli abusi nella Chiesa, introduce Stefano Feltri. Il fatto è che a fronte di tante cose che già sappiamo, nessuno unisce i puntini. Qui invece, per la prima volta, abbiamo non solo le parole della vittima che coraggiosamente ha denunciato e ci ha messo 10 anni a farsi dare ragione, ma anche, grazie agli audio messi agli atti e ora nella disponibilità delle parti, il sistema di copertura degli abusi raccontato da loro, dai preti, dal vescovo. Un vescovo in carica che riconosce di aver insabbiato, che dice di poter contare su un appoggio di Papa Francesco in virtù di un favore fattogli, amici preti di Don Rugolo che fanno quadrato intorno a lui, gli abusi derubricati da Gisana ad atti goliardici. È una cultura aziendale, afferma Feltri, la strategia messa in atto quando si vuole mascherare lo scandalo e si imbroglia sui conti. Oltre alle intercettazioni telefoniche ci sono audio registrati dalle parti per proteggersi, anche da Don Rugolo, in un lungo dialogo con il vescovo, finiti agli atti, che permettono di cogliere gravi disfunzioni, collusioni, omertà, distorsione della realtà da parte della Chiesa istituzionale. Gisana giustifica Rugolo definendone gli abusi una stupidata da ragazzotto. Dice di aver coperto le spese di Rugolo con i soldi dell'8 per 1000, parla di impeto demoniaco, riferendosi ad Antonio e alla sua famiglia. Ma poi c'è anche il saluto del Papa a una delegazione di Gela il giorno prima della requisitoria del PM, a novembre scorso, in cui Francesco difende pubblicamente il vescovo Gisana. A febbraio del 2016 arrivò nelle sale italiane il caso Spotlight, il film di Tom McCarthy che in quello stesso mese si aggiudicherà 2 premi Oscar. Spotlight è il nome della squadra di giornalisti del Boston Globe che tra il 2001 e il 2002 indagò su alcuni casi di pedofilia clericale avvenuti nell'arcidiocesi locale e mai finiti nel mirino dell'autorità giudiziaria. Sotto la guida di un direttore per nulla intimorito dalle pressioni dei maggiorenti della città più europea e più cattolica degli Stati Uniti, per mesi questi giornalisti intervistarono le vittime e passarono in rassegna migliaia di pagine di documenti. Ricostruirono così un sistema di potere che a Boston, sotto la regia del potente arcivescovo Bernard Francis Law, per anni aveva bloccato sul nascere qualsiasi indagine e aveva messo a tacere vittime e testimoni scomodi per la Chiesa. Lo scoop che valse al Boston Globe il premio Pulitzer 2003 fu per la Chiesa Cattolica Americana l'equivalente del Watergate. Non solo costò il posto a Monsignor Law, che ammise di aver nascosto per anni gli abusi dei suoi sacerdoti, ma diede la forza a migliaia di vittime rimaste in silenzio, isolate dalla Chiesa di cui si fidavano ciecamente. Questo genere di abusi infatti avviene quasi sempre all'interno di ambienti profondamente religiosi, di denunciare alle autorità civili i crimini subiti anche decenni prima. Emerse così che l'insabbiamento delle segnalazioni, il pagamento di somme di denaro alle vittime tramite avvocati senza scrupoli affinché non denunciassero i loro aguzzini e il trasferimento dei sacerdoti sospettati di pedofilia erano la norma negli Stati Uniti. Ben presto, grazie alla lezione universale di giornalismo realizzata dall'inchiesta degli uomini di Spotlight e magistralmente ricostruita da McCarthy nel film, si scoprirà che lo stesso accadeva da decenni anche in Europa, Australia, Sud America e Africa. Ma questa lezione in Italia, tranne rarissimi casi, la rivista Left, Adista, il lavoro di Federica Thurn su Domani, non è stata recepita.
Tra i tanti meriti del film Spotlight c'è quello di aver spiegato chiaramente quanto siano importanti la trasparenza e la collaborazione tra istituzioni nella gestione dei casi di abusi clericali e al tempo stesso quanto sia distruttiva per la salute psicofisica delle vittime qualsiasi strategia che non vada in questa direzione. La pellicola di Tom McCartney evidenzia inoltre l'importanza decisiva del ruolo dei media e di un'informazione libera, indipendente e empatica. Lasciateci passare questo termine. I giornalisti di Spotlight sono infatti riusciti a sbaragliare il potentissimo avversario grazie al rapporto di fiducia instaurato con i testimoni, ponendosi con un approccio laico, affettivo nei confronti dei loro interlocutori sopravvissuti alle violenze e senza mai innalzare la barriera del giudizio morale che scatta quando c'è la convinzione violentissima che sia il bambino a indurre in tentazione l'uomo di fede e a spingerlo a un atto di lussuria, così il catechismo della Chiesa Cattolica lo definisce annoverandolo tra le offese alla castità, canone 2351. Un'idea perversa e delirante, tuttora radicata e diffusa, anche che ha molti nessi riguardo alla violenza sulle donne, con la violenza sulle donne, come emerge ogni tanto da incaute interviste rilasciate da alcuni ecclesiastici che vedono nel presunto ammiccamento sessuale del bimbo la personificazione del diavolo e attribuiscono allo stupro un carattere di desiderio, annullando completamente la realtà del bambino che, è bene precisarlo, non ha e non può avere né un'identità sessuale né desiderio, dal momento che questa dimensione psicofisica si realizza nella pubertà, con il pieno sviluppo degli organi genitali. Non può avere sessualità quindi il bambino prepubere. Ed è un pensiero che, se da un lato ha sempre alimentato il senso di colpa e di oppressione delle vittime riducendole al silenzio, dall'altro ha fornito per decenni ai preti pedofili, descritti non come criminali ma come peccatori indotti in tentazione, la garanzia di impunità da parte della Chiesa Cattolica. Per questa edizione è tutto, grazie per averci seguito. L'appuntamento è per sabato prossimo alle 12, avete l'Abuso News. Vi auguriamo un buon weekend.